Ben arrivata, ben trovata, sono molto contento che tu sia qui in questo primo convegno Umani. Allora, senti Fiorella, allora ti presento un attimo, tu sei, come dire, una ricercatrice spirituale, quindi hai, diciamo, sono circa 40 anni che ti dedichi a questa ricerca? Sì. Ok, quindi sono circa 40 anni che tu studi il funzionamento della mente e nella tua presentazione ci avevi detto che il tuo campo diciamo, di studio è aver scoperto come funziona la mente bassa diciamo, dell'esistere. E tu hai avuto un'esperienza molto forte, un'esperienza di premorte molto intensa, diciamo, in cui hai avuto un'apertura di consapevolezza molto, molto ampia. E in questa tua esperienza hai avuto modo di vedere delle cose molto interessanti di cui probabilmente, anzi sicuramente ci parlerai, concetti come corpi paralleli, come terre precedenti, come civilizzatori. Ci vuoi parlare un attimino? Cominciamo magari, non so, con questi corpi paralleli, che è una cosa molto interessante, no? Di solito noi siamo abituati a parlare di anime gemelle, ma corpi paralleli è un termine molto preciso. Vorrà dire sicuramente qualcosa. Dici pure. Allora, diciamo, noi siamo collegati, siamo una specie animale umana che è collegata fra di loro non solo mentalmente, ma anche come DNA, perché siamo tutti simili. Quindi diciamo che noi non solo siamo collegati alla nostra genetica, nel senso che nasciamo dal nostro padre, dalla nostra madre e da tutti gli abiti che ci compongano già dal nostro concepimento, ma siamo anche collegati a altri corpi che vivono contemporanei sulla Terra. Quindi saranno corpi che avranno delle similitudini con noi a seconda di quello che noi siamo. Quindi dei corpi che magari io, per esempio, ho fatto sempre ricerca spirituale e il mio corpo parallelo faceva anche lui ricerca spirituale. Quindi è successo che quando lui, essendo più vecchio, è morto, io ho vissuto la sua premorte vivendola nel mio corpo. Ma cosa è successo? È successo che io mi sono ritrovata per diverso tempo come nel mezzo della dimensione della morte, cioè fra la parte alta e la parte bassa, cioè dove c'erano i mondi superiori e i mondi inferiori. E questo è stato uno shock perché non mi sarei mai aspettata di vedere quello che ho visto. Però è stato anche molto interessante perché noi come esseri umani non siamo abituati a vedere e vivere nella multidimensione, anche se ci viviamo, però senza rendercene conto. Noi siamo consapevoli solo del tempo lineare, cronologico, della nostra nascita, crescita, Certo. il nostro sviluppo e poi la morte. Mentre invece in contemporanea ci sono tante dimensioni anche di Fiorella, di Lorenzo, che vivono contemporanea, ma noi non ci rendiamo conto di questo. Eh sì. Quindi È inconsapevole la cosa, quindi. è molto inconsapevole perché non ci rendiamo conto e perché anche se entriamo in queste altre dimensioni sono molto simili alcune, quindi non ci rendiamo neanche conto che siamo scivolati dentro a un'altra dimensione, a meno che non diventi brava, nel senso che sviluppi un certo tipo di osservazione che ti porta a un livello più alto della tua mente, che ti permette di vedere anche la multidimensione. All'inizio solo accorgendoti e poi proprio trovandoci dentro e potendola osservare. E Certo. quindi è anche molto interessante guardare queste dimensioni parallele di Fiorella e di tutti, perché diciamo lì c'è lo storico nostro anche della nostra creazione, perché io non ho visto solo quello, ho visto anche delle terre precedenti, superiori, ma ho visto anche quelle inferiori. Ah, E ho visto che ogni terra ha degli stati di esistenza già predisposti, come se fosse uno strato artificiale, e in questi stati di esistenza noi viviamo e ci sono le storie anche di questi creatori civilizzatori. E la cosa interessante di questa cosa qui è che ho visto che in questi stati di esistenza magari ci sono delle parti, degli stati proprio evolutivi dove ci sono delle razze che si evolvono, scusate, e diventano più spirituali, poi magari altre che diventano più tecnologiche,
magari riescano anche a trasformare il loro corpo, a non avere un corpo materico come il nostro, e che poi dopo un po' di tempo decadono, scivolano, sì, e scivolano in uno stato di esistenza più basso. Ok, ma Quindi questo, cosa vuol diciamo, scusami, questo diciamo obbedisce un pochettino alla legge che l'energia pian pianino si consuma? È questo che... Sì, infatti io studio le meccaniche mentali proprio come funziona l'energia, proprio per capire anche questo degrado e questo alti e bassi della nostra evoluzione, non solo nostra, ma anche di altri popoli. Quindi diciamo che nel vedere come decadono questi popoli, anche se sono evoluti, mi ha fatto capire che nello strato di esistenza inferiore dove decadono, portano il contenuto delle loro conoscenze rimaste, perché logicamente quando l'energia decade, decade anche la struttura di queste razze Certo. che scendono giù. Quindi, nel senso che perdono delle conoscenze, perdono delle abilità, anche perché nel decadere i corpi cambiano. Magari non sono più eterici, per capirci, no? Per fare un esempio, Come se ma diventassero più solidi. diventano più solidi, perché poi dipende anche dallo stato di esistenza, in quale terra sono scivolati, e quindi da questo dipende anche il fatto che all'inizio magari non sono proprio solidi come noi, però poi nel tempo non riescono più a ritornare eterici come erano prima, diciamo con una struttura più eterea rispetto a come si trovano poi nel passare del tempo. E questo l'ho visto molto bene perché ci sono dei nostri creatori o civilizzatori che cosa hanno fatto loro? Hanno fatto l'evidenza di questo decadimento, l'ho visto molto bene nell'invecchiamento che avevano. Ah, E poi ho visto che noi ci sentiamo parlare sempre gli esseri che fanno parte, la razza che fa parte delle tenebre e i fratelli di luce, no? Però cosa vuol dire questo? Vuol dire che i fratelli di luce sono quelli che nella razza che è decaduta sono riusciti a rimanere a un livello più alto e quindi non sono decaduti. Invece quelli decaduti vengono chiamati quelli delle tenebre. sì. Però io vorrei dire riguardo a questi che, poveracci, noi siamo sempre a guardare noi, ma dobbiamo guardare anche ogni tanto questi creatori, perché noi conosciamo tanti storici di loro, ce le raccontano anche l'archeologia, le tavolette che si sono ritrovate, eccetera. Però questi, questi, questi creatori hanno creato la nostra razza, ma sono in tanti, perché noi sentiamo parlare, ci sono quelli che dicono, ok, ci hanno creato erano umani civilizzati che avevano una tecnologia e conoscevano la genetica e ci hanno creato. Poi quegli altri che dicono, siamo pleiadiani, siamo stati noi a crearli, poi ci sono gli Anunnaki, poi ci sono altri, i Siriani, la tanti dei, ci sono tanti. Allora uno dice, ma allora com'è la storia? La storia è che è vero tutto, perché nella mente multidimensionale in cui noi esistiamo, anche se non ci rendiamo conto, noi viviamo tutte queste realtà dove ciascuno di queste razze ci ha formato e in ciascuno di noi abbiamo anche nel nostro DNA parti di DNA di questi popoli che prima ci hanno creato e poi nel tempo sono decaduti anche loro in una terra come la nostra, materica, e quindi poi piano piano anche la loro parte fisica è morta. E quindi noi ci troviamo dentro di noi non solo le parti positive di conoscenza, di abilità, di magia che conoscevano, ma ci troviamo anche la loro decadenza e la loro bruttezza, perché logicamente quando sono scesi in questa dimensione, ad esempio più materica, è chiaro che la loro lotta è stata una lotta per la sopravvivenza, perché dovevano per forza ritornare a salvare parti della loro essenza più eterica, più eterea, no? Da quella che si era compattata
cadendo in questa dimensione. Sì. Quindi mi immagino quanti percorsi hanno fatto alchemici proprio per trasformare queste parti o liberare parti di loro, e molti di loro ci sono anche riusciti a spostarsi in dimensioni non materiche, quindi alzarsi di piano di esistenza, ma molti altri no. Quindi io ho voluto guardare appunto questo tipo di civilizzatori, perché all'inizio è vero, molti di loro ci hanno creato come schiavi, però poi a un certo punto ci hanno dovuto civilizzare. Perché? Perché loro si erano indeboliti, erano diventati più deboli perché la struttura del pianeta non riusciva più a nutrirli, non solo col sole, non solo col magnetismo, non solo con il cibo, con l'aria, con l'acqua. Quindi c'era un problema proprio di struttura fisica che loro non riuscivano, cioè quello che loro anche mangiavano non riuscivano ad assorbirlo, e non poteva questo cibo che mangiavano Essere nutrire tutta la loro sufficiente. struttura, capito? Quindi a un certo punto hanno cominciato a indebolirsi, e non solo, hanno cominciato a sentirsi stanchi e deboli, quindi a perdere anche parti di conoscenze via via che loro non nutrivano il loro DNA e non nutrivano le loro parti mentali, perché logicamente via via che diventavano materia perdevano anche parti mentali superiori, quindi non riuscivano più neanche a collegarsi alle loro parti superiori. Quindi è chiaro che hanno cercato di sopravvivere, quindi la civilizzazione fatta su di noi è anche per quello, no? Perché dovevamo diventare più intelligenti per poter capire cosa fare e non aver bisogno sempre del loro aiuto, perché giustamente avevano le energie che non erano come prima. E quindi che cosa poi hanno fatto? Loro ci hanno civilizzato e ci hanno reso più intelligenti. E poi loro avevano lo stesso problemi perché invecchiavano e avevano paura di scendere completamente nella materia, perché entrare nella materia voleva dire iniziare i cicli di nascita, crescita, morte in quelli umani, specie animale, che loro avevano civilizzato, che però avevano mai perso, perché quando ci troviamo in terre come questa, è chiaro, in piani di esistenza come questa qui tridimensionale, è chiaro che noi abbiamo perso tanti collegamenti con le parti spirituali anche delle nostre parti di semidio, capito? Certo. Quindi, quindi cosa hanno fatto loro? Hanno cercato di sopravvivere. Hanno cercato di sopravvivere come? Prima di tutto io mi ero chiesto, ma come mai questi civilizzatori hanno cercato di fare sesso o facevano sesso anche con noi oppure con altre razze, sempre terrestri? Ma perché loro si erano accorti che quando facevano sesso, facevano la caccia, gli ominidi e poi dopo civilizzati, producevano l'adrenalina, producevano un ormone che quando li colpiva accelerava il loro metabolismo, no? Le accelerava la loro struttura, gli dava energia, e quindi loro riuscivano in quei momenti lì a essere più forti, a sentirsi meglio, e quindi a fare anche a fare anche magie più potenti, perché usavano molto la magia per cercare di creare anche delle forme di luce che potessero contenere le loro conoscenze in modo che non andassero perdute se decadevano nella materia. Quindi quando hanno sentito che c'era questa adrenalina, queste sostanze che gli arrivavano addosso, che funzionavano per loro, quindi è chiaro che hanno cominciato a nutrirsi di quel tipo Certo. di Hanno energia. sentito più energia anche loro. Certo, quindi però logicamente poi spariva questa energia, quindi cosa Certo. dovevano fare? A un certo punto hanno dovuto fare sesso loro per cercare di nutrirsi maggiormente di questa energia. E qui tutto un discorso, però per fare una cosa sintetica c'è da dire che alcuni di loro poi sono scesi anche nel bere sangue e nel fare cannibalismo, Ah, proprio nella parte peggiore, che poi sono decaduti anche nei mondi di sotto, sono diventati proprio dei demoni del mondo ecco. inferiore.
Ma non tutti hanno fatto questo, perché molti di questi civilizzatori cosa hanno fatto? Hanno cercato di crearsi delle stirpi con degli esseri terrestri e non, in modo da crearsi delle stirpi che avevano un'aura o delle forme auriche più spirituali, in modo che loro potessero passare nella forma di luce che loro avevano creato e potersi mantenere senza decadere, perché queste stirpi ibride che loro creavano serviva proprio a mantenere queste forme auriche all'interno degli umani che poi diventavano semidei, in modo che loro, se per caso decadevano dal piano di esistenza in cui si trovavano, potevano attaccarsi a una forma aurica di questi semidei. Quindi infatti c'è stata molta la ricerca del sangue divino, del sangue reale, anche ai giorni d'oggi se ne parla, dove si sposavano fra di loro. Poi qui ci sono state altre situazioni. Logicamente, qual è stato il problema in questo pianeta? Il problema di questo pianeta è stato che siamo come in un pianeta dove tutti gli scarti arrivano qua, tutti quelli che decadono arrivano qua. E anche quei civilizzatori che sono stati lasciati qua perché si sono sporcati, contaminati con le energie, con tutto quello che hanno fatto per mantenersi. E quindi è chiaro che questo discorso qua noi non lo guardiamo mai, però dovremmo guardarlo perché logicamente è la nostra storia, perché noi abbiamo dentro di noi questi tipi di DNA ed è molto importante per noi che siamo una specie animale umana di fare dei percorsi spirituali che ci permettano di renderci una specie umana, consapevole. Quello che non abbiamo mai fatto, oppure abbiamo fatto in passato, lontano, ma non ci ricordiamo più e abbiamo perso quel tipo di collegamento, quel tipo di conoscenze e tutto. In effetti, ogni volta che noi scendiamo ad un piano di esistenza, perdiamo tante conoscenze che magari prima c'erano e poi non ci sono più, spariscono. E quindi noi ci ritroviamo, noi discendenti ci ritroviamo poi a non trovare più quel tipo di conoscenze, a non ritrovare più quei collegamenti. Quindi è molto importante per noi uscire fuori dalla mente lineare, cioè dal tempo cronologico, perché noi stiamo vivendo solo quello e noi in questa maniera accettiamo la morte. In effetti, il fatto che noi accettiamo la morte in questo modo, proprio perché non riusciamo a osservare come si dice, a sviluppare quella mente multidimensionale che ci collega a multidimensioni nostre, più spirituali, che ci permetterebbe di seguire come un filo da lana il DNA, la nostra evoluzione, fino a ritornare dei creatori. Però finché rimaniamo nella parte lineare, è chiaro che noi facciamo più fatica, perché non riusciamo a capire quando i pensieri, se i pensieri che facciamo sono nostri oppure copiati da qualcun altro, non riusciamo neanche a capire se stiamo portando avanti un modello della nostra genetica. Cioè noi dobbiamo prima di tutto diventare consapevoli e uscire fuori dalla parte animale che noi abbiamo, perché ogni volta che noi facciamo gli umani e torniamo nella mente lineare, è chiaro che noi ci occludiamo quella parte di trade union che abbiamo lavorato, stiamo lavorando, che ci deve portare poi a questa mente multidimensionale. Quindi è molto importante questo punto qua, perché perché noi non siamo tutto questo. È vero, noi abbiamo anche una parte che siamo gli schiavi e questo lo dimostra il fatto che noi abbiamo una mente animale. Il fatto che abbiamo una mente animale rettiliana e limbica ci fa capire che siamo strutturati per essere schiavi, perché con la mente animale possono addomesticarci. Certo. E quindi questo lo stanno facendo, lo vediamo bene,
e quindi noi dobbiamo uscire da questa domesticazione e in modo da poter sviluppare una scala dei valori di una coscienza spirituale che possa collegarsi alle parti divine nostre nelle multidimensioni e rimanerci agganciata. Perché qual è il problema? È che se la nostra parte divina è rimasta nella dimensione decima, diciamo così, parallela di Fiorella, se io non riesco a mantenere quel collegamento con questa decima dimensione di Fiorella, dove c'è la mia parte divina, posso fare il collegamento alla mia parte divina e scivolo tutti i momenti nella mente lineare, faccio l'animale, faccio l'addomesticato, quello che vuoi, io perdo questo collegamento e magari poi non riesco più a collegarmi alla decima dimensione di Fiorella, ma mi collego all'ottava. Certo. E quindi, se non sono consapevole che sto collegata all'ottava e non alla decima, io ho problemi, non riesco più a collegarmi. Poi cosa faccio? Magari posso pensare che ho perso qualcosa, perché dico, cavolo, ma prima riuscivo bene a fare questa cosa, adesso non riesco più, mi sono fatta mangiare, è successo qualcosa, ma semplicemente non mi sono accorta che mi sono collegata nella dimensione sbagliata. Certo. Quindi è importante, se noi facciamo un percorso spirituale, stare attenti a non scivolare nel lineare, perché quando scivoliamo nel lineare noi diamo energia a questa dimensione qua e soprattutto alla mente animale, perché in questa società la parte che viene più usata è proprio questa parte animale. Quindi noi perdiamo energia e questo è il problema, poi che perdiamo anche il collegamento con le dimensioni che magari prima a cui eravamo prima collegati, in questo senso. Chiaro. Quindi questa Quindi, cosa qui. Fiorella, scusami, quindi a questo punto uno dei grossi problemi potrebbe essere quello, se ho capito bene le tue parole, è che molto spesso noi ci identifichiamo in qualcosa che non siamo. E purtroppo sì. In effetti io per esempio ho creato un metodo dove insegna alle persone proprio, prima di tutto a sviluppare la propria coscienza e poi a capire che cosa non sono. Perché non bisogna capire che cosa sono, perché noi siamo già. Però il fatto che noi ci confondiamo con Interessante, bisogna tutte, capire cosa non sei. cosa non sei, perché Cosa non questo sei. il vero percorso deve essere capire che cosa non sei, perché quella cosa che non sei tu, tutte quelle cose che non sei tu, a cui tu stai dando energia e passi la tua vita a perdere tempo. Del resto noi viviamo in corpi così, che hanno un tempo di vita così corto, che non possiamo permetterci di perdere tempo. Se vogliamo trovare soluzione delle vie di uscita, dobbiamo appunto avere questo filo d'Arianna per arrivare a ritornare dei creatori, come noi eravamo in origine. E quindi, ritornando dai creatori, è chiaro che possiamo cambiare tante cose, soprattutto smettere di essere quello che non siamo e a cui abbiamo dato energia fino adesso. Certo. Soprattutto poter aiutare anche parti di questi creatori che si sono rovinati nel rigenerare, perché nel rigenerare loro rigeneriamo noi stessi, perché noi possiamo risvegliare queste parti in noi e quindi rimanere dei risvegliati ma consapevoli, in Ovvio. questo senso. Sì, infatti, in una delle interviste che ci siamo fatti prima dell'intervento, tu avevi detto che bisogna vedere, cioè, cosa ci hanno combinato questi creatori per ridurci così, oppure se è un problema di ignoranza nostra che ci ha fatto arrivare fino a qua, fin come siamo adesso. Quindi possono essere entrambe le cose? Sì, possono essere entrambe perché tutti coloro che sono rimasti, che sono caduti, decaduti in questa terra qua e avevano delle conoscenze, non l'hanno trasmessa a tutti, ma l'hanno tenute per loro. Ah, Quindi cosa è successo poi? Via via che decadevano, hanno cominciato a usare la magia, ma magia negli strati più bassi. E quindi cosa ha creato questo? Allora si sono sentiti potenti, creatori anche loro, perché poi figurati, riescono a domesticare tutto il popolo, l'umanità, figuriamoci l'ego, no? Qui l'ego chiaro. è go-go. Ma leggo anche Infatti, l'adrenalina, come dicevi prima, no? Come monta. infatti, possono nutrirla, no? Poi con la paura, l'adrenalina ce n'è Certo. tanta.
E quindi capisci che questa cosa qui, che li ha fatti diventare collegati sotto, non si sono poi accorti, molti di loro, che sono diventati dei giocati, non sono più dei giocatori. Noi Ah, siamo giocati se non siamo vabbè, consapevoli, ma certo. anche loro sono diventati giocati, perché poi a un certo punto, quando si usano certe stati di esistenza più bassi, se non si conoscono, se non si conosce bene con che cosa abbiamo a che fare, poi perdiamo il controllo di quello che viene richiamato. Ah, E quindi poi quindi può arrivare di tutto. può arrivare di tutto, sì. Da Quindi noi quello che... abbiamo anche, Ah, finisci, finisci. quindi per dirti che se avessero dato più queste conoscenze a più persone, c'era perlomeno la possibilità che più persone avrebbero potuto contenere quello che poi è stato portato su, Ho cosa capito. invece che non è stata fatta. Ok, quindi diciamo in questo meccanismo che hai descritto siamo tutti vittime, cioè l'unica soluzione che abbiamo tutti, giocati, giocatori, noi, animali, cioè umani più nella parte bassa o nella parte alta, l'unica strada che abbiamo è proprio quella di evolverci tutti quanti per cercare di, tutti quanti, o almeno più persone possibile, per cercare di raggiungere, come dicevi tu, l'unione con quelle dimensioni più spirituali più alte. Sì, noi dobbiamo fare quello perché è l'unico modo che abbiamo per poter ritornare alla nostra essenza d'amore. Noi siamo amore, Cioè, però purtroppo l'amore qua è stato sostituito dall'ego e ah, quindi che però è un ego che proprio nasconde, vuole coprire proprio il vuoto d'amore che c'è. Il vuoto d'amore è quello vero, quello spirituale, è la condizione d'essere, no? Essere amore, non fare questo per avere o fare quest'altro, oppure dare qualche cosa per avere un ritorno, eccetera. Noi dobbiamo imparare a riutilizzare l'amore, essere amore, ok. perché l'amore, sia anche la conoscenza e comprensione, è una potenza. È molto interessante, in effetti diciamo in questo periodo si vede anche nella vita di tutti i giorni come c'è proprio la mancanza di quello che tu dici, perché in effetti sembra che come dire, il sistema sia molto contrario al risveglio di questo tipo di coscienze, perché non abbiamo, cioè il sistema non ci sta aiutando a migliorare, anzi sta cercando di metterci il bastone fra le ruote. Tu come la vedi questa cosa? E manca l'adrenalina, ragazzi. Questa Se siamo adrenalina amore, non certo. Beh, diciamo che in effetti la coscienza, sei in linea ancora Fiorella? Sì. Ah, ok. sì, ci Dicevo che sono. la coscienza ovviamente non avendo un corpo materico non ha proprio bisogno di adrenalina, vive di altre cose. Amore e gioia, vita, e luce, giustizia. Non è questa cosa qua. Qui c'è proprio il degrado per sopravvivenza, perché loro Ho l'hanno capito. fatto, tanti l'hanno fatto per sopravvivenza. Sì, infatti vedo che, come dire, da quello che dici emergono tanti spunti per tantissime riflessioni. Per esempio, come dire, hai parlato di tutti i nostri civilizzatori, no? I Pleiadiani, Atlantidei, eccetera, eccetera. E mi ha molto incuriosito questa cosa che hai detto, che diciamo, nel nostro DNA è rimasto una traccia di tutti. Quindi Sì, immagino, adesso poi ci dirai, magari ci puntualizzerai meglio questa cosa, cioè immagino che se noi dentro il nostro DNA abbiamo delle informazioni che vengono da, diciamo, più creatori, più civilizzatori, immagino ancora la confusione maggiore a cercare di riconoscersi, quindi ci vuole proprio un metodo che ci faccia veramente fare pulizia e che ci porti veramente alla nostra essenza. È così? sì, perché tu valuta, sul pianeta ci sono quelli che amano la tecnologia e se Ecco, ne fregano se fanno disastri, ma nel passato abbiamo avuto civiltà che con la tecnologia hanno fatto esplodere, hanno fatto venire diluvi e roba varia. Abbiamo nel DNA delle persone oggi che si nutrono di sangue, fanno cannibalismo, fanno queste cose qui come hanno fatto dei civilizzatori. Cioè certo. abbiamo nell'umanità diverse situazioni dove noi ripetiamo nella nostra vita il contenuto di quei civilizzatori che si sono accesi dentro di noi o Certo, di cui siamo i portatori, no? chiaro. Quindi tu, quando dici questo, per chiuderlo in una parola, diciamo, questo che tu ci hai appena detto sono
i famosi, tu li definisci gli storici, sono gli storici che noi ci Di portiamo dentro, esistenza, sì. nei quali, gli storici di esistenza, che noi ci portiamo dentro e nei quali ci identifichiamo e quindi poi, diciamo, diamo energia a quel tipo di storico, a quel tipo di informazione, pensando di essere noi, ma in realtà non lo siamo. No, non siamo noi. Lo stiamo ripetendo quella parte aliena oppure di civiltà umane evolute che sono dentro di noi e ripetiamo esattamente i loro conflitti, le loro problematiche, tutto quello che hanno vissuto loro, non lo ripetiamo. Non so se si possono dire delle parole forti, ma è un gran casino. Sì. È un gran casino. E quello mi sono detta io quando ho visto tutto questo casino, sì. Vedi, allora ci siamo, vedi, ci siamo. Allora, prima tu lo dicevi, no? Che tu hai un metodo di ricerca su questa cosa qua, perché in effetti, dato che ti vedo sorridente, capisco una cosa, capisco che ci sono un sacco di problemi, ma capisco anche che ci sono soluzioni. L'importante è risvegliarsi. Noi dobbiamo risvegliare una parte di questi antichi creatori. Nel momento che loro si risvegliano, noi allora possiamo dire che abbiamo cominciato a evolvere di nuovo in noi quella parte divina. Ok, Finché non risvegliamo una parte di loro è difficile, molto ok. difficile. Con il tuo lavoro, con la tua ricerca, Fiorella, con il tuo sistema, si riesce a, come dire, a tirarsi fuori da questo, diciamo, da questa confusione? Conosco già la tua risposta, ma vorrei sentirlo da te. Allora, guarda, bisogna lavorare tanto e soprattutto applicare, perché nel mio metodo devi anche applicare quello che tu comprendi, perché l'applicazione ti permette di uscire dal tempo lineare, ma se tu non applichi non serve a niente, perché rimani sempre dentro il tempo lineare e quindi non puoi attivare la mente multidimensionale, che noi invece Ottimo, abbiamo bisogno di quello, perché certo. per risvegliare il creatore in noi bisogna andare nella multidimensione. Ok, quindi diciamo che facendo un lavoro spirituale, un percorso spirituale approfondito come quello che fai tu, ehm, si riescono a contattare queste parti che abbiamo noi e poi diciamo il nostro lavoro, un po' come tutti i percorsi, anche questo, come in tutte le ricerche serie, quello che tu apprendi lo devi praticare per dargli energia, proprio per portarlo nel tempo in cui vivi, il famoso qui ed ora, perché mi veniva in mente una cosa mentre tu parlavi, che anche questa frase, no, il qui ed ora, lo si sente spesso dire in giro, no? Però stavo riflettendo e pensavo, ma se, visto che c'è molta confusione dentro di noi, ma se quello che dice qui e ora non sono io, ma è una memoria che ho dentro, magari il qui e ora non è quello vero, è quello che pensa lui. Noi Che dobbiamo dici? portare, se io sono nella 10ª dimensione parallela di Fiorella, cioè la parte divina, io devo Sì. essere lì, ma anche qui in contemporanea, perché quel divino lì deve arrivare qua, perché deve Infatti. esprimersi anche qua, in questo E senso. quindi questo è, come dire, quello che tu hai definito il vivere in multidimensione, cioè Sì, essere nello stesso tempo su varie dimensioni, riconoscerle, esserne consapevoli e in base a questo decidere la cosa giusta da fare in quel momento qual è. sì, perché essere presenti vuol dire che non sei identificato nella realtà che sta vivendo, ma essere fuori e osservare realmente che cosa c'è in quel momento e decidere che cosa fare e poi agire. Oppure non Ok, agire se non beh. certo. E questo ovviamente si collega, Fiorella, a quello che dicevi prima sull'importanza della scala dei valori, perché quella poi ti guida nella scelta delle tue azioni. Certo, la scala dei valori dentro di sé della coscienza spirituale e senza bisogno glielo dica qualcun altro. C'è un'etica Aspetta. spirituale di giustizia. Perdonami, Fiorella, non so se sono soltanto io, ma in in questi ultimi 10 secondi è andata via la voce. Puoi Ah, ripetere quello che hai detto? Scusa, eh? ho detto perché nella scala dei valori spirituali, Sì, la coscienza spirituale che è una parte di responsabilità, una parte d'amore, una parte di vita, che sa già che cosa è giusto e sbagliato, ha un'etica spirituale di giustizia e quindi quando fa le azioni le fa senza danneggiare nessuno, ma soprattutto anche se stessa. Quindi a ok, un livello molto perfetto. alto.
Perfetto, quindi diciamo che in questa maniera noi riusciamo ad attingere la nostra parte mentale più alta, la parte che si avvicina diciamo, allo spirito, alla spiritualità, e noi agendo, utilizzando quel tipo di, diciamo, di conoscenza, riusciamo ad evolvere, diciamo, noi di adesso, cioè noi nella nostra vita, è così? Sì, sì, Ok, sì. perfetto. Molto bene. Beh, devo dire che hai toccato dei punti che di solito non si sentono spesso in giro, no? Quando ci hai parlato della tua esperienza pre-morte, hai parlato di questo punto in cui ti sei trovata, no? Dove eri praticamente fra le parti alte della mente e le parti basse, no? Di Sì. solito nelle esperienze che sentiamo parlare molto spesso della luce, al tunnel di luce, queste cose qua. Da quello che tu dici, sembra che ci sia non soltanto il tunnel di luce, ma il tunnel anche di qualcosa che è esattamente l'opposto alla luce. E tu ti sei trovata lì in mezzo. Sì. Mi verrebbe da chiederti come sei stata. Male. Sono stata male perché quando ho guardato la parte sotto non mi sarei mai aspettata di vedere tutte quelle parti positive morte, morte o quasi morte, insomma. Ecco, ma nonostante sulla Terra si facciano tanti percorsi positivi, eccetera, eccetera, evidentemente questo non vuol dire che sia sbagliato, ma evidentemente non è sufficiente, vuol dire che c'è qualcosa che non si è capito nella nostra storia e che comunque non abbiamo visto, non abbiamo affrontato, visto che c'è, come dire, una dimensione così grande di negatività. È così? Ma tu valuta che questi civilizzatori, quando sono rimasti intrappolati e non sono potuti salire, hanno creato tanti percorsi alchemici, magici, iniziatici, di tutti i tipi, proprio per vedere non solo di salvarsi loro, ma soprattutto di mantenere le stirpi sempre evoluti per mantenere queste forme auriche dentro di loro, per Certo. la loro sopravvivenza. Quindi è chiaro che ci sono tanti percorsi. Poi nel tempo tante conoscenze si sono perse perché via via che decadeva anche l'umano, decadevano, sparivano anche questi percorsi perché sparivano delle forme auriche all'interno della sua struttura. Certo, e Quindi quindi non c'era più nessuno. si perdeva conoscenza in questa maniera. Sì, 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 molta, Ok. molta conoscenza. Senti, mi stanno facendo una domanda a proposito di corpi paralleli. Ma i corpi paralleli hanno la stessa o la simile frequenza, hanno lo stesso scopo, hanno lo stesso storico oppure sono cose diverse? Allora, possono essere simili o con qualcosa di diverso, però logicamente c'è un'empatia molto forte, spirituale, diciamo, perché per esempio per quello che è successo a me, io ho vissuto in empatia con questo uomo e le cose che succedevano a lui le vivevo anch'io Ah, per un quindi diciamo, periodo. scusami Fiorella, quindi diciamo un'anima ha un corpo parallelo, possiamo dire che non è necessariamente dello stesso sesso. No, Quindi può no, anche no. avere un'età diversa, può avere Sì, sì. una Età nazione diversa. diversa? Sì, Cioè, sì, sì. ok, quindi diciamo queste separazioni terrestri, no? L'America, l'Europa, l'Asia, cioè non c'entrano niente Non con questo mondo. esistono, non Sono esistono. tutte, ecco, è interessante, come dire, quando tu ci parli, è interessante vedere, no, come in effetti ci porti in una dimensione diversa, nel senso che ci fai comprendere come tutti, magari già molti di noi l'hanno già intuito, ma tutte queste separazioni, queste divisioni terrestri, no, i continenti, le nazioni, i linguaggi, da un punto di vista della coscienza, da un punto di vista della consapevolezza, non esistono, cioè sono soltanto delle No, strutture mentali in cui la nostra convinzione ci ha bloccati, ma in realtà sono, qualcuno le chiama delle gabbie sì, mentali. sì, infatti, Ecco. infatti. Beh, insomma, tu come dici, insomma, siamo nati un po' come servitori, come schiavi, e quindi insomma gli schiavi si tengono nelle gabbie, quindi diciamo da un Ho certo punto visto qui, certo, sono ho coerenti. visto la domanda qua, a Sì, Trantidea. sì, Devo rispondere? sì, se vuoi, certo. Devo Da dare dove io dalla arriva mia la tua conoscenza, Fiorella? dall'esperienza. Io quello che racconto e quello che insegno è la mia esperienza e poi la ricerca su queste meccaniche mentali di come l'energia registra se stessa in modo naturale e quindi capire come da queste registrazioni, diciamo,
che dalle esperienze poi ho studiato anche le meccaniche mentali di ogni esperienza che io ho vissuto. Però io da questa esperienza ho potuto conoscere tante cose e quindi dalla mia esperienza arrivano queste conoscenze. Certo, quindi, ecco, vai. C'è un'altra domanda. Allora, dice, concretamente per seguire il tuo metodo, oltre a leggere i tuoi libri, cosa dobbiamo fare? Allora, una persona può fare anche dei percorsi individuali per cominciare a lavorare sulla sua vita, per poi andare avanti, vite passate, e poi sempre andare avanti per arrivare poi a risvegliare parti di questi creatori. Però, per esempio, nei miei libri io spiego molto bene le meccaniche mentali, ci sono anche degli esempi. La persona può già intanto, su ogni capitolo, fare degli esercizi e vedere nella sua vita quante volte cade in quella meccanica e come fare per uscire fuori. Sì. E questo è già un esercizio. Sì, infatti magari dopo ho preparato una slide che dovrebbe avere Giulia in regia, dove ci sono, diciamo, le copertine di alcuni tuoi libri, dopo poi magari le facciamo vedere, così magari chi è interessato lo può anche fare. Tu hai anche un canale YouTube, mi pare, no? Su cui si può venire, Sì, 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 fiorellaustici.com, giusto? sì, 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 sì. Ok, quindi diciamo che chi vuole seguire Fiorella può ovviamente cercarla sulle pagine social, sulle pagine YouTube, e quindi diciamo i contatti ci sono, se volete fargli delle domande la potete cercare, poi insomma lei vi risponderà senza problemi. Molto bene, allora ci abbiamo purtroppo, Fiorella, un po' verso la fine del nostro incontro, mannaggia. Comunque, prima di lasciarci, volevo chiederti, poi se arrivano delle domande magari le mandiamo in onda. Tu probabilmente insomma sei sempre una donna che non si ferma mai, quindi avrai dei progetti, avrai delle cose che stai facendo, cosa stai combinando, cosa stai concludendo, qualche altro libro, qualche altra cosa, ci vuoi dire qualcosa? Allora, io ho finito di scrivere un libro, un romanzo iniziatico, Ah, dove insegno. è una novità. Sì, infatti, è il mio primo romanzo iniziatico, dove parla di questa anima umana che poi dopo diventa uno spirito guida e poi cresce ancora e arriva a livelli e mondi più alti, no? E ho scritto questo libro perché lì c'è anche un modo di ragionare, no? Di prendere coscienza e consapevolezza. E soprattutto perché nel romanzo puoi dire delle cose che magari in altre situazioni non le puoi Certo, dire. certo, sì. Il romanzo, no, è che, come dire, è una finzione, poi diciamo, finché è La finzione, finzione, sì. esatto, diciamo che noi, ma sai, il teatro ha sempre, o comunque tutte le forme d'arte hanno sempre usato, no, quella comunicazione per dire delle verità, anche i comici, no, dicono la stessa cosa. Infatti, Quindi diciamo, infatti. questo romanzo ci parlerà di questo, è come se fosse un percorso, cos'è? È Dacci un qualche... percorso, è un È un percorso, percorso. va bene. Devo trovare ancora l'editore, sto aspettando di trovarlo, spero presto, se no vedrò Va come bene. fare. Vabbè, allora non ti chiediamo neanche il titolo perché ovviamente non c'è ancora No, l'editore, quindi aspettiamo con impazienza questa tua cosa. Ecco, qui sotto abbiamo scritto che Fiorella è autrice di libri come Dio creò la mente, Morte e dintorni, come la mente genetica condiziona il rapporto di coppia e fai funzionare bene la mente. Ecco, dato che io qualcuno l'ho letto, diciamo così, quello che diceva prima Fiorella sugli esercizi che potete fare se volete fare un po' di esperienza col metodo di Fiorella, potete leggere Fai funzionare bene la mente. Correggimi se sbaglio, no, no, Fiorella. è giusto, è uno dei primi libri che ho scritto apposta per aiutare, per iniziare, no? A Esatto. cominciare a fare qualcosa su di sé. Esatto, va bene, quindi bene ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione. Fiorella, io sono molto contento di averti avuto qui come prima relatrice di questo evento. Grazie. È come se ci hai fatto partire no, come un missile, no? Cioè, ci hai portato dalla Terra alla 10ª dimensione, ci hai portato un po' in giro nelle dimensioni. Però io penso che questo sia il metodo giusto per andare avanti, nel senso che non possiamo stare sempre nella nostra comfort zone, dobbiamo No, andare infatti. dobbiamo un po' uscire, altrimenti non c'è crescita. Quindi sono molto contento, grazie per essere stata con noi. Io ti ringrazio di avermi invitata, ringrazio anche la Rossella e saluti a tutti quelli che mi hanno ascoltato.
Va benissimo. Grazie Fiorella, ci vedremo sicuramente per il prossimo incontro, comunque ci vedremo ancora. Grazie ancora. D'accordo. A Ciao. presto, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao Fiorella, grazie.